Ma quanto pesa? Ma questo qui è un mattone, oh! Certo. Aspetta. Ma devi tenerlo centralino! Mi hai detto lascia. Ma scusa, ho capito! Più- Basta. Scenetta. Dai. Io sono Bat E io sono il centralino. e questo è... Resta zone. That's a one-on-one. Bentornati su YouTube, bentornati in un nuovo video e finalmente siamo nel nuovo set. Quello che vedete qui alle nostre spalle È uguale. è uguale, sì, infatti sembrerà che non ci siamo spostati di 1 millimetro, in realtà abbiamo allestito questo nuovo set, cambia Veramente pressoché poco, nulla, l'abbiamo proprio fatto identico proprio perché ci avevamo investito su questo set e l'abbiamo solamente traslocato nel nuovo negozio. Quindi lo studio che avevamo, che vi abbiamo fatto vedere in un bel video, È andato. è andato, non c'è più, quello studio non esiste più. Però ovviamente siamo nella nuova location, quindi Esatto. negozio nuovo, tutto nuovo, siamo praticamente sistemati. Ma soprattutto sigla nuova, come avete visto c'è la sigla nuova, speriamo vi piaccia, anche quella è rimasta pressoché invariata, però comunque qualche piccolo ritocco l'abbiamo fatto anche voleva. alla sigla. E torniamo, dato che è da un po' che non li facciamo, dato che abbiamo dovuto traslocare tutto quanto, torniamo a fare qualche piccolo unboxing. Oggi abbiamo un unboxing di una scarpa uscita scorsa settimana, fine della scorsa settimana, Per noi oggi. per noi oggi, perché registriamo il video il giorno stesso che è uscita la scarpa, ma voi lo vedrete più avanti. Aggiungo che arriverà anche l'unboxing delle Jordan 1 Banned, che ci avete chiesto, ma avevamo il trasloco di mezzo e quando sono uscite non siamo riusciti a registrarlo. Le hanno già acquistate in massa sul nostro sito. Oltretutto è un unboxing impegnativo perché vogliamo portare Esatto, qualcosina in più. Esatto, quindi Anche- prossima settimana ci sarà anche l'unboxing delle Banned. Io direi che abbiamo detto tutto, non Fin troppo. perdiamo tempo, andiamo a vedere queste scarpe che Sono raga, importanti. sono belle. Vai. Ma quanto pesa? Ma questo qui è un mattone, oh! Certo. Aspetta. Ma devi tenerlo centralino! Mi hai detto lascia. Ma scusa, ho capito! Più- Basta, questo che- Basta. Scenetta. questo- Dai. Allora, vediamo questo mattone, come dice il centralino, questo mattone di New York. E adesso capiremo meglio perché di New York. La scritta Bike al posto di Nike sulla scatola, in Ah, rilievo. rilievo, certo. Sì, tra l'altro guarda la texture del mattone che qui è un po' bianca, tipo un po' sporca, figa e tra l'altro ruvida, scatola ruvida. Anche il logo Jordan. Anche il logo Jumpman qui in rilievo e come ho detto scatola ruvida come la scatola delle Jordan 4 Wet Cement che avevamo visto. Gran bella scatola. Scatola mi piace. Mi piace anche la scarpa che ora apriamo. Apriamo la scatola e vediamo la scarpa che c'è all'interno. Eccola qua, ovviamente l'abbiamo già aperta dalle carte, dalle buste che ci sono all'interno. Io ti dico wow. Ti dico. Anche io ti dico wow perché è una scarpa molto figa. Secondo me Molto figa. molto dettagliata e ci sono poche cose lasciate al caso. Sembrerà una scarpa monocolore, rossa e basta, ma in realtà i dettagli si notano e adesso li spieghiamo tutti. Prima però diciamo che scarpa è. Assolutamente sì. Jordan 4 Nigel Sylvester, colorazione la chiamiamo Brick by Brick. Ma Nigel o Nigel? Non lo so, però Ok, sappiamo chi è. certo. Poi spiegheremo anche chi è lui. Prima però, che cos'è? Ammettiamo la nostra ignoranza nel non sapere che cosa sia questo accessorio. Non so se sono tipo quei lacci che servono per annodare i mattoni oppure che sia un accessorio della BMX che ha voluto inserire il creatore di questa scarpa. Non lo sappiamo, se qualcuno di voi lo sa lo scriva nei commenti, scusate la nostra ignoranza. Procediamo però con raccontare la scarpa che sicuramente la conosciamo meglio. Partiamo come sempre dai materiali, scarpa realizzata
quasi interamente in Nabuk, è un Nabuk rosso mattone veramente bello e delicato, super reattivo. Oltre al Nabuk troviamo a contrasto questo suede verniciato, chiamiamolo così, un po' sdigrinato, che rende la scarpa veramente particolare anche al tatto. Sì, devo dire che dalle foto questa parte qui anteriore, come ha detto Centralino, può sembrare una sorta di scamosciato come al solito. In realtà è verniciato, è un materiale quasi inedito, quasi mai Quasi visto. nuovo, e mi piace. E sì, particolare, ricorda molto appunto la texture dei mattoni. E figata, cioè proprio un dettaglio figo. Per il resto di materiali particolari non ne troviamo, se non la classica plastica sulle alette, e poi parleremo del materiale 3M che è presente dentro le retine. Colorazione, come abbiamo detto prima, brick by brick, perché chiaramente ricorda un mattone, come abbiamo anche notato dalla scatola, a contrasto colore bianco principalmente sull'Hiltab con la scritta Bike Air, sull'intersuola attorno alla Air Bubble e sulla suola vediamo a contrasto questo bianco. Aggiungo che nella suola c'è questo rosso quasi trasparente, quasi ghost della scarpa, che in realtà non è ghost, è un rosso della suola quasi semitrasparente. Altro ovviamente piccolo dettaglio, il loghino ricamato di Nike qui sulla parte anteriore, sempre in bianco. E a livello di colori c'è un contrasto anche nella linguetta, nell'etichetta sulla linguetta, dove troviamo la scritta Flight in bianco e il Jumpman di un rosso più scuro rispetto al rosso mattone, che si nota tono questo, su tono. c'è un tono su tono, ma si nota comunque il contrasto. Comunque non vorrei essere pignolo, però l'intersuola sarebbe leggermente ingiallita È vero. in stile vintage, perché richiama anche la prima versione della Nigel Sylvester e la Jordan 1. Giusto, infatti si nota poco, ma si nota. Non tantissimo, però se la guardi a contrasto col bianco della suola lo noti. Vero. Ultimo colore, che non è un colore, ma comunque crea un contrasto di colori, un piccolo dettaglio, è all'interno della retina, che non si nota, ma è un materiale riflettente e che quindi se ci scattate una foto con il flash o ci puntate una luce, appunto brilla. No, è riflettente, è un Esatto. 3M, perché se tu vai in bicicletta con queste scarpe e ti puntano i fanali, ti devono vedere, altrimenti ti investono e ti tirano sotto. È stato fatto apposta, perché siccome è una scarpa pensata per la BMX, Giusto. quando tu sei sulla bici ti vedono se ti puntano i fari. Giusto. Rispetto alle classiche Jordan 4 su cui troviamo la scritta Air Jordan, questo particolare modello di Jordan 4 all'interno della linguetta riporta la scritta Jordan Biking 2017, quindi dal 2017 Jordan Biking. A questo punto mi allaccerei con la storia di questo cristiano chiamato appunto Nigel. Innanzitutto raccontiamo chi è Nigel. Nigel è un atleta professionista di BMX che però, tu forse questo non lo sai, non compete. Infatti non è un professionista. Mi tocca dirtelo subito. Ha prodotto la sua prima scarpa non essendo un professionista. Vabbè, è un atleta però. È un atleta, ma tu hai detto atleta professionista. Vabbè, perché io per professionista intendo uno bravo. No, professionista è che fa di professione. E quindi lui di professione cosa fa? Il pittore? Atleta e designer. Ok, quindi non è un professionista. Come ho letto, è un dilettante. In quella mezza via, cioè magari non ha firmato il contratto per fare le gare. In BMX. No, è bravo comunque. Cioè, ok. Se la cava. Se la cava ad andare in BMX, però non compete nelle gare, ma ha realizzato un documentario o comunque un video, un film, dove lui gira con la BMX, tutto il mondo. Questa è la sua, diciamo, attività principale, content creator, un po' come noi. Esatto. Fai video su YouTube o in generale comunque video inerenti alla BMX, è famoso, la sua etichetta principale si chiama Go e infatti lo ritroviamo anche sulla suola interna, la scritta Go, che appunto richiama chiaramente a questi suoi documentari in BMX. Nike ha voluto
investire su di lui e quindi sponsorizzare la sua attività, e dal 2017, come abbiamo visto sulla etichetta c'è scritto qui Biking, Nike Jordan Biking, perché lui chiaramente ha questa collaborazione con Nike che è partita nel 2017 principalmente con il rilascio della Jordan 1 High Nigel Sylvester, che mettiamo una foto qui. Quella per me è una Signora scarpa incredibile. Tra l'altro, per curiosità sono andato a leggermi qualche cosa in più e cioè, è incredibile come lui sia stato preso e abbia realizzato questa scarpa, non dico essendo uno sconosciuto, però non essendo nemmeno un atleta così famoso, certo, così di spicco. Quindi Nike veramente è stata oculata e ha realizzato una scarpa dai dettagli non banali, Vero. Perché per me la Jordan 1 se la gioca veramente con le colorazioni top che sono uscite ai tempi. Però nel 2014 Nike ha realizzato assieme al signorino Sylvester una Dunk Eye, che mettiamo qui in sovraimpressione. Quella è stata la prima scarpa mai realizzata insieme a un atleta di bicicletta. Andiamo avanti al 2024, quando l'anno scorso sempre il signorino Nigel ha fatto uscire le Jordan 4 RM, quelle basse, che sono anche quella, state un po' discusse proprio perché era una silhouette molto particolare, e la Jordan 4 vista bassa, tagliata, non è stata apprezzata tantissimo, ma quelle in collaborazione con Nigel sono state disintegrate, soprattutto anche perché sono molto limitate, soprattutto la colorazione verde, la grigia un po' meno, ma la colorazione verde è stata apprezzatissima. Ti dico, indipendentemente dal fatto della colorazione, entrambe mi piacciono tanto. A me mi piace molto la grigia. Però anche la verde. Certo, la verde è un verde comunque particolare da utilizzare, da indossare, la grigia sicuramente molto più utilizzabile, però a me piace questa innovazione, perché questa qui che abbiamo in mano sì è una Jordan 4, sì ci sono i dettagli, sì è particolare, però è quella, cioè non cambia tanto, mentre invece quelle dell'anno scorso sono qualcosa di diverso sicuramente. Una cosa che ha fatto un po' la puzza sotto il naso, un po' così, forse è la scritta Bike, che qui dietro la gente la prende con una scarpa fake, ma in realtà questo dettaglio a me piace tantissimo. Giocare con il logo di Nike e con la scritta Bike, cioè secondo me è figo. Cioè è un dettaglio semplice da realizzare a livello di marketing, perché non ci vuole tanto a pensarlo, però ci sta molto bene. Però ci vuole anche del coraggio da parte di Nike ad accettare una cosa del genere. Sicuramente, ma è il punto di forza. No, sono d'accordo. Cioè, comunque secondo me questa cosa qui è il punto di forza. Gli ha dato fiducia. Certo. Io direi che la scarpa l'abbiamo descritta. Abbiamo raccontato anche la storia di sto Nigel, non so se voi la conoscevate o se avete sicuramente di più da dire. Trovate qui sotto i commenti per sfogarvi, perché noi ovviamente non possiamo stare qui a parlare ore e ore di Nigel Sylvester, però comunque vediamo le sue scarpe. Adesso abbiamo parlato di Nigel, ora parliamo di cosa rappresenta questa scarpa in particolare. Partiamo col dire che lui è un biker di New York e di conseguenza lo stile street della città gli ha fatto ricordare questo mattonato, questo brick by brick della strada. Sì, diciamo che a New York, anche chi non è mai stato a New York lo sa, una delle cose più iconiche della periferia newyorkese, dei quartieri newyorkesi, è il mattonato a vista che c'è in tutti i palazzi, e questa cosa qui ha ricordato tantissimo al creatore della scarpa il suo quartiere, quindi il quartiere in periferia di New York, dove sicuramente ha iniziato a girare con la BMX e dove c'erano tutti questi palazzi pieni di mattoni su mattoni, e quindi è per questo che la scarpa si chiama Brick by Brick, ed è il motivo del mattone. Sono caldo, parto io. Pareri, vai, parto io. Materiale eccezionale. Nonostante sia una Jordan 4, qui si sono superati. Il colore particolare, i toni su tono la rendono veramente accattivante. 8,5 abbondante, tendente al 9. Ci sta. Io dico che ci siamo innanzitutto dimenticati di una cosa che forse
è importante da dire e menzionare, e dopo lo faremo, dopo il mio parere. C'è poco da dire, sono indeciso se farmela personal o meno. Dopo me la provo e vedo se farmela personal o meno. Questa è devastante, come ha detto il centralino, è una scarpa con dei materiali particolari che mi piacciono tanto, tutta l'idea, tutta la storia mi piace, la scritta bike mi piace, la collaborazione mi piace tutto, mi piace il fatto che ricordi New York, città devastante che prima o poi dovremo andare a vedere. Non vi preoccupate, Cioè, andremo anche là. Per Voto. 8,5, tendente al 9, ma forse ti dico per ora quasi una delle scarpe dell'anno. Questa mi piace e c'è poco da dire. Fateci sapere nei commenti il vostro parere su questa sneaker, anche se secondo voi può essere una papabile sneaker dell'anno. Siamo ancora a inizio anno, quindi ce ne saranno tante in uscita, però per ora a me questa qui gasa tantissimo. Detto questo, abbiamo un dettaglio piccolo ma da citare: il laccio extra. Ah beh, giusto, perché secondo me è molto bella con questo laccio mattone, che non è rosso, è un rosso più scuro. Laccio bianco avorio, mettiamo qualche foto in sovraimpressione della scarpa con i lacci bianchi, che rende un po' più contrasto, sì. E secondo me con questo laccio qui è ancora meglio. Se volete fare la fine di Bat, le trovate sul sito, tanto lui se le comprerà, non c'è problema, non stiamo neanche qui a parlarne. Ok, like, iscrivetevi se vi è piaciuto il video per non perdervi i prossimi. Dal Bat E il centralino è tutto, ci vediamo come al solito in un prossimo video.